Dopo 8 ore il bordo deve risalire. Guarda che bella. Anche tu un impasto così. Ti mostro come devi fare l'impasto. 9 kg e 6 di farina. Tocca. Come la senti? Thomas mi ha chiamato, vuole mia consulenza. Guarda che bella. Sono un pizzaiolo verace. Da quando faccio il pizzaiolo ho insegnato 30 persone. Sta lievitando. Ok. Fammi vedere che sai fare, dai. Vabbè. Bravo, ottimo, bravo. Grazie. Che bontà. Grazie mille, Gennaro. Ciao Thomas. Siamo qui a Mattoni Rossi perché Thomas mi ha chiamato, vuole una mia consulenza per diventare un pizzaiolo verace. Se vuoi pure tu una consulenza, scrivilo nei commenti. Ci sei? Ti mostro come devi fare l'impasto. 6 litri d'acqua. Ok. Poi mo ti faccio vedere tutto il procedimento. Mettiamo prima il sale. Lo facciamo sciogliere. Sono 9 kg e 6 di farina, tutto questo. Fa diventare 5 kg questo, dai. 5? 5,2. Ok, lievitato poco. Gli mettiamo un po' di farina. Questa è una bella farina, lo sai? Che buona, sì. Buona. Mettiamo un po' di farina per non fare contrasto con il lievito. Ok. Accendiamo, A uno. A uno. Sono Thomas, il pizzaiolo di Mattoni Rossi. Siamo affidati a Gennaro per la sua esperienza, la sua conoscenza e poi un must del Piemonte, nel senso che è il punto di riferimento per il Piemonte per quello che riguarda la pizza verace napoletana. E quindi siamo affidati a lui perché è super professionale. Adesso appena che si amalgama un pochettino, gli mettiamo il lievito. Ok. Poi noi dobbiamo vedere al tatto. In pratica quello che stiamo facendo, la farina ne va 6 litri, ne metti a 1,6 kg, noi pesiamo al litro, non a chilo di farina per fare la pizza verace. Gli facciamo sciogliere il lievito. Questa è un'ottima farina, un ottimo mulino. Tu come ti trovi con questo? Ottima. Trovo veramente bene, ha un buonissimo profumo. Una volta che abbiamo preso il punto di pasta la facciamo girare per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Okay. Stiamo facendo un impasto di 6 litri con 9 kg e 6 di farina. Il lievito viene in base alla temperatura del... Lo manteniamo, ok. Quindi acqua, sale sciolto. Gli fai amalgamare un po' di farina, fai diventare non troppo cremosa, okay, giusto per non fare contrastare con il sale. Okay. Una volta questo gli butti la farina, poi l'impasto a tatto devi vedere se basta la farina, se c'è bisogno di acqua o altra farina. L'impasto per venire bene, deve venire come il tuo, dovrebbe essere una seta toccandolo. Eh sì, deve essere bello liscio. Questa che velocità c'ha? 2, 1 e 2. 1 e 2 basta. Adesso lo devo fare amalgamare tutti, capito? Thomas, guarda adesso com'è. Tocca. Come la senti? Un po' d'acqua? Bravo, ancora un po' d'acqua. Ok. Va bene? Sì. Perché la farina vuole un po' più di acqua. Te la butti piano piano a centro. Adesso la facciamo riposare 2-3 minuti, poi la tiriamo su. Okay. Ho iniziato a fare il pizzaiolo, avevo 14 anni, ho iniziato con una pizza classica, mi è piaciuto tantissimo come mestiere e dopo tanti anni sto cercando di far parte di questo mondo. Della pizza verace. Della pizza verace. Speriamo di essere all'altezza. Tira.
Hai visto la forza che c'ha? Sì. Adesso gli diamo delle pieghe, Tipo così? piegala. Ok, lasciala così. Per quanto riguarda coprire la pasta, Uno è straccio meglio- umido. ho visto che tanti un mettono telo. la plastica. No, usa il telo no, perché te la può riscaldare. Invece usando uno straccio bagnato umido ti tiene stabile La temperatura. la temperatura. Mi metti uno strofinaccio, un tovagliolo bagnato. La facciamo riposare circa 20 minuti. Thomas, adesso facciamo la stagliatura, cioè facciamo le palline. Guarda. Vedi? Guarda che bella. Che bella forza. Mi fai lo staglio in questo modo. Vuoi vedere le palline? Tutte da 2,70. Io non uso più la bilancia, però ti faccio vedere. Sono 2,60 2,70. Tutte precise. Perfetto. Io da quando faccio il pizzaiolo ho insegnato tanti ragazzi, saranno una ventina, 30 persone. Vedo tante persone, gli è piaciuto e hanno continuato. Stanno facendo ancora questo, ragazzi che si sono preso una loro attività e io sono soddisfatto e sono contento di queste cose. 2,70 deve uscire una pizza diametro 33. Ok. Con un po' di bordo dai 2 ai 3 centimetri. Quindi un bel bordo, ma non troppo. Esatto. Allora Thomas, vedi, è vellutata sopra, a tatto te ne accorgi che l'impasto è pronto, poi ti fa questi puntini che sta lievitando. Ok. È presa bene, ok? A posto. Mo che fai tu? Fammi vedere che sai fare, dai. Va bene. Allora Thomas, se non riesci a farmene precise, c'è la bilancia, te li pesi a una alla volta. 2,60, 2,70 Taglio, massimo. peso e poi faccio pallina. È meglio se mi fai lo staglio. Ok. Buongiorno. Bravo, ottimo, bravo. Grazie. Ti fai più grande tu? 2,70. Troppo? No, va bene. Stasera fammi vedere com'è. Ok. Che ore sono? Mezzogiorno e 40. Questo ti lievita per le 7:30. Se iniziamo alle 10, per le 7 era pronta, prima. perfetta. Ok. Guarda che bella. Una mozzarella. E che tu di caffè? Questo vediamo fra 8 ore. E questo è il nostro impasto dopo 8 ore circa. Anche tu un impasto così dopo 8 ore? Fammelo sapere, scrivilo nei commenti. Adesso proviamo la stesura a questa pizza. All'incirca c'avevo 8 anni che ho incominciato a fare la gavetta. Rimaniamo sempre con la pizza verace, che è una pizza antica, è la vera pizza napoletana. Ora vediamo come esce. Aspetta. Sotto la cottura va bene. Dopo 8 ore viene questo risultato qua. Schiacciamo perché il bordo deve risalire. Perfetto, vedi?
E che tu di caffè? Buona, che bontà. Grazie mille Gennaro. Grazie Ciao per Thomas, siamo stati a Mattoni Rossi per una consulenza. Se vuoi anche tu una consulenza, scrivilo nei commenti. Ciao.